Ciao a tutti, andreste a lavoro con un paio di questi? Meno che non facciate un lavoro molto particolare, crediamo di no. È molto più probabile che scegliate un paio di scarpe tipo queste. Ma il fatto che la legge non vi imponga di circolare su strada come se doveste correre un gran premio non significa che non potete proteggere i vostri piedi con gli stessi standard e soluzioni di sicurezza previste per questi. Andiamo a vedere come. Ricotest è un laboratorio prove specializzato in calzature e dispositivi di protezione individuale. Siamo organismo notificato per la certificazione CE e siamo particolarmente specializzati in tutto quello che riguarda il motociclismo. Per la certificazione delle calzature per moto viene usata una norma, la EN 13634, che dà tutta una serie di requisiti che i laboratori come noi devono andare a verificare. Abbiamo scelto di venire qui a Ricotest per mostrarvi i test a cui vengono sottoposte le calzature per ottenere la certificazione di cui abbiamo parlato. Abbiamo scelto di accompagnare TCX perché TCX è stata la prima azienda a credere in queste certificazioni per tutta la gamma dei suoi prodotti. Sono 17 anni, dal 2000, che l'azienda veneta sottopone tutte le sue calzature a questi esami severissimi. Noi Ricotest riceviamo le 3 taglie di produzione, la piccola, la media e la grande. Questo è il classico stivale quando lo tagliamo. Noi vediamo come è fatto internamente, quindi qua vediamo delle fodere, il lisciatoio, la linguetta, la fodera anteriore e la parte esterna come è composto, dal collarino, dal tomaio e da tutti gli inserti di materiale plastico. Ok, qui vediamo una serie di campioni. Esatto, qui vediamo appunto tutti i campioni che abbiamo preparato e i materiali sfusi da cui andiamo a prelevare. Ogni combinazione, come vediamo, è composta da diversi strati che rispecchiano quello che è lo stivale finito. Gli slider staccati. Poi vedo le suole che sono staccate dalla tomaia. In questo caso abbiamo già prelevato un provino per un test che dopo andremo a fare. Allora adesso Alessandro ci porta a vedere i test a cui vengono sottoposti tutti questi campioni. Alessandro, questo test si chiama? Abrasione da impatto. Ok, si svolge su questo provino che è composto come nello stivale finito, la microfibra esterna, un rinforzo interno in tela e la fodera a contatto coi piedi. Andiamo a verificare quanto dura questo provino strisciando su della carta abrasiva. Esatto. Ecco, ora siamo pronti. Abbiamo preparato il nostro provino. Lo inseriamo in questo braccio meccanico che andrà ad impattare sulla carta abrasiva grana P60. Ok, quindi questo simula appunto l'abrasione da impatto, quindi la scivolata sull'asfalto. Noi andiamo a verificare quanti secondi ci vuole prima che il provino si abrada completamente. Ok. Il provino è completamente abraso. Invece questo test è? La prova di rigidità trasversale sulla calzatura intera. Ok, quindi schiacciamo sostanzialmente la calzatura per misurare la resistenza. Facci vedere. Simuliamo cosa potrebbe succedere se durante una caduta il piede viene schiacciato dalla moto, viene compresso in qualche maniera e il test si svolge misurando quanta forza occorre, che carico occorre applicare sulla suola per raggiungere una deformazione di 20 mm. Quindi il risultato del test ci dà che siamo a 1,3 kN, quindi oltre 130 kg. Oltre 130 kg, quindi immaginatevi di infilare il piede nella scarpa e lasciarlo sotto un peso di 130 kg. Un risultato positivo, direi stupefacente. Come si ottiene questo risultato? Grazie a questa soletta qui. Perdonatemi se non uso il termine tecnico perché non lo conosco, però vedete, sottopiede, perfetto Alessandro, che permette, grazie a una certa flessibilità, di camminare, di stare in piedi, di avere una certa mobilità del piede, della pianta del piede, ma da un punto di vista laterale è effettivamente rigidissimo. E com'è che si ottiene questo risultato? Facile, questo è quello che troviamo qua dentro, è lo stesso che troviamo anche qua dentro. Questo invece è? È il test di resistenza alla penetrazione di acqua all'interno della calzatura. Che si fa sulle calzature dotate di membrana. Esatto, di una fodera interna impermeabile. Ok, perfetto.
immersa la calzatura all'interno di questa vasca. Il livello dell'acqua viene portato a 2 cm sopra la linea di adesione suola-tomaia. Andando a far partire il macchinario si vede appunto la flessione all'interno dell'acqua. Quindi la pressione che simula la camminata o la pressione sulla pedana del piede. Esattamente. Okay. E quanto dura il test? 80 minuti. Noi direi che andiamo a fare qualcun altro di test e poi dopo torniamo. Va bene. Questo si tratta di? Taglio da impatto. Taglio da impatto. Quindi facciamo cadere una lama sul nostro provino, che è composto sempre come lo stivale finito, quindi del pellame esterno, dal rinforzo e dalla fodera interna. La lama cadrà a 2,8 metri al secondo. Andiamo a verificare di quanti millimetri è penetrata la lama all'interno del nostro campione. Prendiamo lo spessore del provino e andiamo a sottrarre questo valore ai millimetri di penetrazione. Ok, quindi con questo test noi simuliamo durante una caduta, durante un incidente, il contatto dello stivale con una superficie tagliente, un guardrail, una parte della moto. Esattamente. Perfetto. Allora adesso guardiamo quest'altra prova, facciamo vedere che consiste in... Questo test è l'abrasione della suola. Leviamo un provino dalla suola, lo andiamo a fissare a questo braccio meccanico e andiamo a far partire un rullo abrasivo che simula il contatto della suola con l'asfalto, con qualsiasi cosa, superficie ruvida. Esatto. E lo scopo è vedere la differenza di peso prima e dopo il nostro percorso su carta abrasiva. Quindi sostanzialmente come se prendessimo questa scarpa e appoggiassimo la suola con una pressione abbastanza precisa su appunto esattamente una superficie precisa. Questa prova invece si chiama? Abrasione Martindale. Ok, come funziona? Viene fatta sulla fodera interna della calzatura da moto e si va a vedere se dopo circa 25.600 cicli la fodera subisce appunto dei danni che possono essere dovuti all'abrasione, alla rottura di fili o addirittura al foro completo sulla superficie. Quindi lo sfregamento del piede, del calzino, esatto, all'interno della scatola. All'interno della calzatura. Vediamo? Viene montata. Ok. E quindi 25.600 volte. Sono circa 8 ore in continuo senza mai fermarsi. Sai cosa facciamo? Torniamo a vedere a che punto è quella sul bagnato. Sì, meglio. Dai, allora adesso andiamo a verificare se la sneaker ha passato il test. Esatto. Andiamo a fermare il macchinario. Come vedete l'interno, il foglio che abbiamo messo in precedenza, è completamente asciutto. E qui cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo il distacco fra suola e tomaio. Ok. Quindi abbiamo prelevato una porzione della nostra calzatura da moto e andiamo a verificare la tenuta che ha la colla fra il tomaio e la suola. Ok. Qui siamo nell'ordine dei 80-90 newton, quindi siamo ampiamente sopra il requisito. E anche questo va a certificare una robustezza generale della calzatura. Esatto, va a verificare la tenuta proprio della colla tra suola e tomaio. Perfetto, quindi abbiamo fatto tutti i nostri test, complimenti per la struttura, molto interessante, molto bello tutto quanto. Il punto però è il lettore, il pubblico, il consumatore di questo tipo di prodotto, dove trova tutte le informazioni che gli servono per capire se il capo che sta andando ad acquistare ha passato o meno tutti questi test. La prima cosa che si deve fare è guardare se il prodotto contiene la marcatura CE, il pittogramma del motociclista con il riferimento alla norma EN 13634, in questo caso è la versione del 2015 che è quella attualmente valida, e poi sotto vedete ci sono 3 numerini. Ogni numero è il livello corrispondente ad una specifica prova. Il primo numero è il livello relativo all'abrasione da impatto, il secondo quello del taglio da impatto e il terzo è la rigidità traversa della calzatura. Ogni livello può essere o 1 o 2, dove 2 è quello massimo. Ok, perfetto. Quindi le stesse informazioni le troviamo qui su questa sneaker. L'etichetta può essere termocucita, saldata, incollata, piuttosto che cucita come in questo caso, e eventualmente riportare le informazioni su uno dei 2 lati. Non è l'unico posto però. Sì, oltre alla marcatura CE, tutte le calzature devono avere una nota informativa, quindi le informazioni d'uso, che devono essere scritte nella lingua ufficiale del paese in cui vengono vendute. Contengono determinate informazioni minime previste proprio dalla norma. Vengono spiegate anche le informazioni relative alla marcatura CE. Perfetto. Marco, ti ringraziamo.
E alla prossima. Alla prossima.